Ciao, io sono Andrea e in questo video ti spiegherò come promuovere la tua impresa attraverso Instagram. Ad oggi questo social network è quello più promettente dal punto di vista del business, oltre ad essere quello che sta crescendo più velocemente. Ad oggi può contare su oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese, di cui oltre 24 milioni solo in Italia. Inoltre il pubblico di Instagram è quello più eterogeneo in assoluto, in quanto è composto dal 50% di donne e 50% di uomini di un'età compresa tra i 16 e gli over 65 anni. Inoltre una delle fasce più attive è quella dei giovani compresa tra i 16 e i 34 anni. Un pubblico molto difficile da trovare su altri social network come ad esempio Facebook. Ma ora vediamo meglio come fare. Per prima cosa dovrai creare il tuo account Instagram con il nome della tua attività. L'iscrizione, così come l'inserimento dei contenuti, possono essere fatti soltanto tramite smartphone, perché Instagram è nata solo per device mobili e quindi tutte le azioni di iscrizione e inserimento foto e video dovranno essere fatti direttamente da cellulare. Dopo aver scelto se accedere con il tuo numero di telefono o con la mail nella schermata di iscrizione, nella schermata successiva dovrai andare a digitare il nome della tua attività per esteso. Clicca su Avanti, quindi scegli la tua password e quindi seleziona la tua data di nascita o la data di apertura. Clicca su Avanti, qui Instagram ti imposterà un nome utente di default. Se ti piace clicca su Avanti, se no modificalo. Scegli un nome disponibile, non deve per forza essere il nome della tua attività per esteso, ma deve ricondurre il cliente alla tua attività. Ad esempio, se hai un negozio che si chiama Primavera ad Alba, puoi denominarlo Primavera Alba oppure Primavera Alba Shop. Ti chiederà ora di aggiungere i tuoi amici e i tuoi contatti della rubrica. Io ti consiglio di fare questa operazione eventualmente solo in un secondo momento. Andiamo ora sul tuo account per impostare il tuo logo. Ricordati che verrà inserito all'interno di un cerchio, quindi accertati che l'immagine sia ottimizzata per questo spazio e che non risulti né tagliata né irriconoscibile. Ora ti spiegherò come ottimizzare il tuo account per usarlo al meglio per il tuo business. Cliccando sull'immagine con il tuo logo non c'è niente, ma tra qualche minuto potrai cominciare a promuovere la tua attività. Come prima operazione dobbiamo trasformare il tuo account, che ora è ancora impostato come personale, in un profilo commerciale, andando su menu, poi impostazioni e quindi su account. Qui dovrai cliccare su passa a un account professionale. Ti verranno date due opzioni e tu dovrai ovviamente selezionare azienda. A questo punto dovrai scegliere una categoria, cercando la più pertinente alla tua attività. È in questo passaggio che nel caso tu abbia una pagina aziendale anche su Facebook, potrai collegarle per renderle comunicanti. Questa operazione ti potrà essere utile in futuro se deciderai di fare una campagna di sponsorizzazioni. Se hai un sito, è arrivato il momento di inserirlo per aumentare il tuo traffico e una breve bio. Ora il tuo account è attivo. A proposito della bio, cliccando su modifica potrai aggiungere e aggiornare le tue informazioni. Tieni però conto che hai solo 150 caratteri compresi gli spazi. Quindi devi essere breve, la tua bio dovrà essere semplice, chiara, informativa. La biografia dovrai sempre metterla, se no le persone come fanno a capire cosa fai? Ora è arrivato il momento di inserire i tuoi contatti. Oltre alla tua email potrai inserire il tuo numero di telefono scegliendo anche il metodo con cui preferisci venire contattato, se via messaggio e via chiamata diretta. Ora inserisci il tuo indirizzo, nel caso la tua attività abbia una sede aperta al pubblico. In questo caso l'inserimento è importantissimo, in particolare per i negozi, i luoghi dove si mangia o dove si soggiorna, in quanto gli utenti che visitano il luogo potranno geotaggarsi e aiutare così la tua attività a farsi conoscere. Ora il tuo account è pronto per inserire il suo primo post. Potrai scegliere tra due tipologie di contenuti: le foto e video che verranno inseriti sulla tua libreria e le Instagram Stories. Le prime, una volta pubblicate, verranno aggiunte all'album del tuo account e saranno sempre visibili, mentre le seconde avranno una durata di sole 24 ore, salvo quelle in evidenza e di cui ti parlerò tra poco.
Vediamo ora insieme come inserire dei contenuti foto o video su Instagram e che caratteristiche dovranno avere per rendere più professionale e interessante l'account della tua attività. Clicca su logo con il simbolo più in basso. Qui avrai diverse opzioni, potrai caricare una foto o un video create precedentemente e quindi già presenti sulla tua libreria dello smartphone, oppure potrai girare un breve video o scattare la foto direttamente dall'app di Instagram. A questo punto seleziona il contenuto e vai avanti. Ricordati che una bella immagine è davvero importante. Questo non vuol dire che devi pubblicare solo immagini fatte da un fotografo professionista, anzi, la spontaneità e l'autenticità su Instagram premiano. Però devi comunque scegliere un soggetto interessante che carpisca l'attenzione, che generi interesse e curiosità. A questo punto puoi scegliere se applicare dei filtri fotografici ed eventualmente fare dei piccoli ritocchi come luminosità, contrasto e altre piccole migliorie. Una volta terminato questo passaggio, clicca su Avanti per inserire la didascalia e i tag. La didascalia, ovvero il breve testo che compare sotto il tuo contenuto, è molto importante. Deve essere descrittivo ma anche interessante, non necessariamente troppo lungo e così come la foto deve incuriosire. L'obiettivo infatti è quello di generare interazione con domande e commenti. Non meno importanti sono gli hashtag. Mai pubblicare una foto senza almeno un hashtag, soprattutto all'inizio, quando devi farti conoscere, in quanto aiuteranno ad aumentare le visualizzazioni del tuo contenuto. Usa hashtag generici ma alcuni più specifici. Ad esempio, se hai una pasticceria che si chiama Teresa e decidi ogni mattina di pubblicare una foto delle tue brioche, potresti optare sull'hashtag food e colazione, che sono più generici. O poi magari scegliere Milano o colazione da Teresa, che invece aiuteranno gli utenti a capire meglio chi sei. Milano farà capire dove sei e colazione da Teresa racconterà le colazioni che possono trovare i clienti nel tuo negozio. Se nella foto compare anche una persona, qui puoi selezionare l'opzione Tagga le persone. Se invece hai un e-commerce con la vetrina collegata al tuo account Instagram e Facebook, qui potrai anche sfruttare l'opzione Tagga prodotto, che ti permetterà di aggiungere un tag collegato direttamente all'e-shop e facilitare l'acquisto. Molto importante, nel caso tu abbia una sede aperta al pubblico, l'opzione Aggiungi luogo. Se hai creato un account Instagram e Facebook con un indirizzo, automaticamente potrai geolocalizzare la sede della tua attività e quindi far sì che la gente possa aggiungerla alle proprie foto. Una volta cliccato su Pubblica, verrà pubblicata appunto sul tuo profilo e dopo qualche minuto potrai controllare le statistiche. Qui troverai informazioni molto importanti come il numero dei like, quante persone hanno visualizzato il tuo profilo dopo aver visto il contenuto, quanti ad esempio hanno cliccato sul sito web della tua attività. Fondamentale è creare una bacheca con un tuo stile che renderà i tuoi contenuti riconoscibili e interessanti. Quindi prova sin da subito a delineare una tua linea stilistica. Ad esempio, se hai un ristorante è meglio usare dei colori brillanti, molta luce per far risaltare i colori dei tuoi ingredienti. Se tu avessi invece un'impresa edile, potresti giocare sulle foto in bianco e nero che richiamino i vuoti urbani. Insomma, metti in moto la tua vena creativa. Instagram ha un altro potentissimo strumento per le attività commerciali, ovvero le Instagram Stories. Una serie di contenuti, foto o video dalla durata massima di 15 secondi che vengono cancellati dopo 24 ore dalla loro pubblicazione. Questi strumenti, essendo a tempo, possono essere più informali, magari usati per raccontare ai tuoi clienti o potenziali il dietro le quinte del tuo lavoro con brevi video, oppure con dei boomerang, che sono dei video di pochi secondi con cui un'azione viene ripetuta, oppure foto e video arricchiti di domande, quiz, altri elementi il cui obiettivo è quello di creare interazione con chi sta visualizzando la tua story. Clicca sul logo in basso a sinistra, quindi clicca sulla macchina fotografica in alto a sinistra per accedere alla creazione. Qui potrai scegliere tra diverse opzioni. 1. La storia default può essere sia una foto che un video, sia scattato o girato live, sia un contenuto presente nella tua libreria dello smartphone. Qui potrai applicare i filtri, scorrendo a destra e a sinistra, digitare testi, applicare GIF animate.
disegnare a mano libera, inserire interazioni con domande, quiz e altri strumenti. Una volta raggiunti i 10.000 followers, potrai anche inserire link esterni che potranno portare direttamente al tuo sito web oppure al tuo e-shop. Inoltre è possibile anche applicare dei filtri ai visi delle persone, però usate questa opzione con moderazione. 2. La funzione diretta attiverà appunto una vera e propria diretta su Instagram. L'app invierà ai tuoi contatti online una notifica in cui comunicherà che stai trasmettendo un video in diretta dove le persone potranno interagire con te con dei messaggi. 3. Puoi anche optare per l'opzione Crea, ovvero una stories con uno sfondo neutro dove potrai scrivere o inserire azioni di interazione come quiz, domande, countdown e molto altro. 4. Oppure puoi fare un boomerang, che come ti spiegavo prima sono mini video molto divertenti che ripetono in loop un'azione. 5. L'opzione layout invece è una story formata da un collage di foto, in questo caso però non si possono inserire i video. 6. Infine super zoom, che crea video zoomando un determinato punto che andrai a indicare. 7. E la funzione senza testo, che fa partire una registrazione video senza dover tenere premuto per registrare. Una volta creata la tua story, potrai renderla pubblica, ma anche inviarla direttamente a qualcuno dei tuoi contatti. Ci potrebbero essere delle stories importanti che magari non vuoi che vadano perse e che puoi decidere di mettere in evidenza. Vai quindi sulla tua pagina profilo, clicca su Nuova, quindi vai a selezionare la o le stories che ti interessano di una stessa tipologia. Quindi scegli un titolo e un'immagine di copertina che può essere caricata direttamente dalla libreria delle tue foto sullo smartphone oppure ritagliata da una delle stories da te selezionate. Potrai arricchire questa sezione anche con le nuove stories che pubblicherai in futuro. Prova a pensare a una serie di stories in evidenza che potrebbero essere interessanti per i tuoi clienti. Ad esempio, se tu fossi un'enoteca, potresti creare una sezione dedicata alle bottiglie più rare, una dedicata agli eventi e le degustazioni in negozio e una delle visite che fai in cantina quando vai a selezionare i nuovi vini da listare. Instagram è davvero un ottimo strumento per il business, con infinite possibilità, interessanti spunti per raccontare in modo personale e unico le tue attività. Il mio consiglio è quello di sperimentare e ovviamente quello di divertirti. Io per ora ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!